Oggi voglio parlarti di qualcosa che a prima vista va un po' controcorrente rispetto a quello di cui ti ho parlato finora. Cioè voglio provare a spiegarti quando arriva il momento di smettere di creare il proprio podcast e quindi il momento di registrare l'ultimo episodio. Non è un'idea che ci piace. Smettere di creare un podcast ci sembra infatti sinonimo di rinunciare o addirittura di fallire. In realtà però le cose non stanno affatto così. Registrare l'ultimo episodio del proprio podcast non significa affatto appendere il microfono al chiodo, non significa rinunciare. Pensaci un po', uno scrittore di successo che dopo 1, 2, 3 sequel del proprio romanzo cambia soggetto è forse una persona che ha deciso di rinunciare? No, in realtà è solamente una persona che ha capito di aver detto tutto quello che poteva dire su quell'argomento, su quei personaggi e su quell'ambiente. Ma non vuol certo dire che non potrà fare cose altrettanto buone, forse anche di più, con i prossimi lavori. Ecco, quindi registrare l'ultimo episodio del podcast non deve essere per forza una brutta cosa, anzi, tutto ha una fine, anche le cose più belle che conosciamo hanno una fine. Il nostro ciclo di romanzi preferiti, la serie TV che ci ha appassionato, il corso con un insegnante che ci ha fatto amare una materia, quasi tutto prima o poi finisce. Ma come riuscire a capire quando è arrivato il momento di smettere di creare un podcast? Quali sono i segnali che ci dovrebbero far comprendere che è ora di passare a fare altro? Non è quasi mai semplice riuscire a cogliere e accettare questi sintomi, soprattutto quando si parla di podcast di lunga durata, magari podcast che ci hanno dato buone soddisfazioni e che ci hanno visto investire parecchie energie. Ma è anche bene ricordarsi che smettere di registrare un podcast può essere considerato come un nuovo step del nostro percorso di crescita professionale e personale. Non si tratta di una sconfitta né di un passo indietro, anzi, certe volte è proprio la cosa migliore da fare e agire diversamente sarebbe al contrario un errore. Pensaci, sarebbe forse meglio lasciare che il tuo podcast continui nel tempo perdendo qualità, slancio e interesse? Sicuramente no. Come succede in certe relazioni, la parte più difficile è nel raccogliere tutto il coraggio possibile, interpretare bene i segnali e prendere una decisione senza tirarla troppo per le lunghe. Perché sì, in fin dei conti, creare un podcast vuol dire anche coltivare una relazione, con il tema trattato, con il proprio pubblico, con gli esperti che si intervistano, eccetera. Vediamo dunque quali sono i segnali che ci dicono abbastanza chiaramente che è ora di pianificare l'ultimissimo episodio del nostro podcast. La passione iniziale è solo un ricordo. Prima non ho parlato a caso di relazioni. Anche quando si crea un podcast, infatti, la passione che ci spinge a pianificare, creare e curare ogni singolo episodio ha un ruolo fondamentale. Questa quasi inevitabilmente va scemando nel tempo. Può essere rinvigorita grazie all'apprezzamento del pubblico, grazie a qualche guizzo di pianificazione nel calendario editoriale, ma nella maggior parte dei casi segue comunque un piano inclinato che punta verso il basso. L'obiettivo da questo punto di vista, quindi, è cercare di smettere prima che la passione oltrepassi un certo livello, ovvero quello della noia. Quando questa diventa forte quanto la passione, è il momento di smettere. Forse hai ancora dei temi da sviscerare, forse hai ancora qualcosa da dire, ma senza la passione probabilmente lo farai male. Motivazione questa sconosciuta. Attenzione, meglio non confondere passione e motivazione. Possono esserci entrambe, solo una o svanire tutte e due. Non avere più la motivazione necessaria significa non vedere più uno scopo che ci spinge a dedicare ogni settimana ore del proprio tempo per quell'attività, ovvero i podcast. Una persona può essere appassionata di disegno, ma non abbastanza motivata per seguire ogni settimana un corso di disegno di livello superiore. Anche qui, quando la motivazione viene meno, meglio troncare e cercare qualcos'altro o per uno scopo ben preciso da raggiungere. Si desidera qualcos'altro. Non restiamo sempre uguali nel tempo, i nostri obiettivi cambiano così come i nostri interessi. Forse hai iniziato un podcast dedicato a un certo argomento che semplicemente oggi ti affascina un po' meno, o forse è subentrato un nuovo interesse, un nuovo tema, un nuovo argomento sul quale vuoi investire energia e passione. In questi casi è bene valutare con attenzione se è il caso di lasciare il nuovo progetto per lanciarne uno completamente nuovo. La frustrazione va crescendo. Raramente con i podcast è possibile guadagnare tanto da avere un'entrata economica costante tale da ripagare ogni sforzo. Certo ci può essere la passione e certo ci può anche essere una strategia di personal branding che attraverso il podcast dona visibilità al proprio marchio personale per avere
più clienti o più progetti. Può però accadere che dopo un po' di tempo il ritorno di ogni singolo episodio di podcast non sia sufficiente in termini di soddisfazione, di gioia, di clienti, eccetera. Ecco allora che con lo sparire della soddisfazione subentra l'insoddisfazione seguita dalla frustrazione. Lentamente si finisce per avvicinarsi alla propria attività di podcasting con una sorta di rabbia serpeggiante che non può che danneggiare la qualità del prodotto finale. L'argomento è stato sviscerato da ogni punto di vista. Ecco una motivazione decisamente concreta che ci dovrebbe spingere a smettere di creare il nostro podcast. Hai detto tutto quello che avevi da dire. Ci sono temi, ad esempio, che permettono di registrare centinaia e centinaia di puntate, altri che permettono invece di registrare solamente qualche decina. Arriva però il momento, soprattutto quando parliamo di podcast di nicchia, in cui ci si avvicina pericolosamente a raschiare il fondo e quindi a trattare temi sempre più inconsistenti, più artificiosi e meno interessanti. A quel punto, anziché intestardirsi per trovare qualcosa da dire, è meglio rendersi conto di aver completato la propria missione insieme all'argomento, per convincersi quindi a girare pagina. La giornata ha solamente 24 ore. Forse il numero dei tuoi clienti è aumentato. Forse hai acquistato casa e devi fare tutta una serie di lavoretti per renderla presentabile. Forse ti sei iscritto in palestra o forse stai mettendo su famiglia. In tutti questi casi è inevitabile che le ore a disposizione non possano che ridursi fino ad arrivare prossime allo zero. In una situazione come questa, pur avendo ancora qualcosa da dire, pur avendo passione e motivazione, non puoi fare altro che chiudere il capitolo podcast per dare priorità ad aspetti più importanti della tua vita. Magari tra qualche tempo sarà possibile tornare a registrare con maggiore calma. Ecco, queste sono alcune delle motivazioni che potrebbero senz'altro spingerti verso l'ultimo episodio del tuo podcast. Il consiglio è quello di non troncare mai una serie di episodi senza un reale finale. Molto meglio registrare un episodio apposito, così da scrivere l'ultimo capitolo della tua opera. Ringrazia gli ascoltatori, ringrazia chi ti ha aiutato e sottolinea tutti gli aspetti positivi di quell'esperienza. Quello ovviamente non deve per forza essere l'ultimo tuo podcast, il prossimo, se ci sarà, ti troverà ancora più preparato e pronto per fornire degli episodi di alta qualità.